Salve e benvenuti! Oggi ci tuffiamo in una sfida che sembra quasi fantascienza, insegnare a una macchina a fare qualcosa di profondamente umano, cioè a riconoscere la nostra scrittura. È un viaggio affascinante che ci porterà dritti al cuore del machine learning. La domanda da cui partiamo è proprio questa. Come fa una macchina, che ragiona in termini di 0 e 1, a interpretare le mille infinite variazioni di un numero scritto a mano? Beh, la risposta sta in un set di dati diventato ormai iconico e in un'architettura di rete neurale molto potente. Per imparare, qualsiasi studente ha bisogno di materiali di studio, giusto? Ecco, per la nostra macchina, questo materiale è il dataset MNIST. Possiamo immaginarlo come un enorme quaderno di esercizi, pieno di migliaia e migliaia di esempi da cui apprendere. Formalmente MMIST è l'acronimo di Modified National Institute of Standards and Technology Database, un nome un po' lungo, lo so, col tempo però è diventato un vero e proprio punto di riferimento, quasi un rito di passaggio per chiunque si avvicini al mondo della classificazione di immagini. All'interno di questo libro di testo troviamo ben 60.000 immagini. Questa è la parte dedicata all'addestramento, la più grande. È qui che il nostro modello si mette a studiare per imparare a riconoscere i pattern, le forme che definiscono ogni singola cifra, da 0 a 9. E ovviamente, come ogni bravo studente, dopo lo studio arriva l'esame. Il dataset infatti contiene anche altre 10.000 immagini per il test. Queste sono immagini che il modello non ha mai visto prima e servono a verificare in modo onesto quanto ha imparato bene. Ma come sono fatte queste immagini? Beh, sono piccolissime, solo 28 x 28 pixel. Ogni pixel ha un valore che va da 0, che rappresenta il bianco, a 255, che è il nero assoluto. Ed è proprio questa griglia di numeri che il computer vede e da cui deve in qualche modo estrarre un significato. E l'aspetto davvero interessante è che non sono dati creati artificialmente. No, vengono da persone reali. Le cifre sono state scritte a mano da studenti e impiegati dell'Ufficio del Censimento americano. Questo dà al dataset una varietà e un realismo che sono fondamentali. Bene, ora abbiamo il materiale di studio. Ci serve lo studente, un cervello digitale in grado di imparare da tutte queste immagini. Questo ruolo lo gioca una rete neurale convoluzionale, o CNN, un'architettura specializzata proprio per i compiti visivi come questo. A differenza delle reti neurali, tradizionali, le CNN sono geniali per le immagini, perché non trattano i pixel come una semplice lista di numeri, invece riescono a preservare le relazioni spaziali tra loro, capendo che i pixel vicini formano linee, curve e forme complesse. Per capire come funziona, dobbiamo guardare un po' alla sua architettura. Una CNN è composta da una sequenza di livelli e ognuno ha un compito ben preciso. In questo percorso analizzeremo i più importanti, i livelli convoluzionali, quelli di pooling e alla fine i livelli densi, che ci daranno il risultato finale. Il primo passo è il livello convoluzionale. Possiamo immaginarlo come una lente di ingrandimento che scorre su tutta l'immagine. Questa lente, chiamata kernel, è addestrata a cercare dei pattern molto semplici, linee orizzontali, verticali, bordi. È qui che la rete inizia a vedere le forme fondamentali. Dopo aver trovato tutte queste piccole caratteristiche, il livello di pooling interviene per semplificare le cose. È come fare uno zoom out, riassumere informazioni tenendo solo quelle più importanti. Questo non solo rende i calcoli più leggeri, ma aiuta anche la rete a non perdersi nei dettagli inutili. Alla fine di questo percorso, dopo che le caratteristiche sono state estratte e riassunte, entrano in gioco i livelli densi. Questi funzionano un po' come un comitato finale, che analizza i pattern più complessi e prende la decisione. Usando una funzione chiamata softmax, producono una probabilità per ogni cifra, da 0 a 9, e ci dicono qual è la più probabile. Ottimo! Adesso abbiamo sia il libro di testo che lo studente. È il momento della sessione di studio. Andiamo a vedere come avviene concretamente l'addestramento, partendo dalla preparazione dei dati. Prima che il nostro studente possa iniziare, i dati vanno un po' messi in ordine. Questo processo ha 3 passaggi fondamentali. Primo, la normalizzazione. I valori dei pixel vengono portati su una scala comune, da 0 a 1, un trucchetto che aiuta la rete a imparare molto meglio. Poi il rimodellamento, un piccolo aggiustamento tecnico, e infine la codifica one-hot, che in pratica traduce l'etichetta, per esempio il numero 5, in un linguaggio che la rete può usare per calcolare l'errore e migliorarsi. E durante lo studio 2 componenti sono essenziali. La funzione di perdita è un po' come l'insegnante. Misura quanto è sbagliata la risposta della rete. Più la previsione è lontana dalla realtà, più alto il suo voto negativo.
L'ottimizzatore, invece, è il metodo di studio. Usa quel voto negativo per correggere la rete in modo intelligente, guidandola passo dopo passo, tentativo dopo tentativo, verso la risposta giusta. Dopo tutte queste intense sessioni di studio, il nostro modello è finalmente pronto per il suo esame finale. Andiamo a vedere quali risultati ha ottenuto e perché questo esperimento, che sembra così semplice, è in realtà così importante. E il risultato? Beh, è notevole. Sul set di test e quindi su 10.000 immagini mai viste prima, il modello raggiunge un'accuratezza superiore al 98%. Questo significa che classifica correttamente quasi ogni singola cifra scritta a mano. La sessione di studio ha dato i suoi frutti, direi. Ma l'aspetto forse più interessante è che le prestazioni si possono ancora affinare. Questa tabella mostra come cambiando un singolo parametro, la dimensione del batch, il risultato cambia. Guardate, aumentando la dimensione da 64 a 256. L'accuratezza sale un pochino, mentre l'errore diminuisce. Sono piccoli ma significativi miglioramenti che ci dimostrano quanto sia cruciale sperimentare nel machine learning. Questa citazione riassume perfettamente il valore di MNST. Nonostante la sua apparente semplicità, se paragonato ai problemi di oggi, rimane uno strumento didattico insostituibile. È il primo passo fondamentale per chiunque voglia capire e costruire queste architetture così affascinanti. E questo ci porta alla sua eredità più duratura, il suo ruolo di benchmark. Cos'è un benchmark? È un testo standard, un terreno di confronto comune che ha permesso ai ricercatori di tutto il mondo di misurare i propri progressi. Ha creato una competizione sana che ha accelerato l'innovazione, spianando la strada da queste semplici cifre fino alle complesse applicazioni di visione artificiale che oggi diamo quasi per scontate. In questa analisi siamo partiti da una sfida quasi magica: insegnare a una macchina a leggere. Abbiamo visto come il dataset MNIST ha fornito il libro di testo e come una rete neurale convoluzionale ha agito come uno studente digitale, imparando a riconoscere forme e pattern. Il risultato è una macchina che vede con un'accuratezza impressionante. Il semplice atto di riconoscere un numero ha gettato le basi per insegnare all'intelligenza artificiale a interpretare il nostro mondo. Grazie per aver seguito questa spiegazione.